Amiche e amici di Solfatara News, bentrovati. Ogni decollo dei nostri droni non è mai un semplice volo tecnico o una ripresa spettacolare. È un ingresso diretto dentro un sistema vulcanico vivo, instabile, in continua trasformazione. I Campi Flegrei non sono un concetto teorico, non sono una cartina appesa a un muro. Sono una caldera che respira, che accumula energia, che rilascia pressione sotto i nostri occhi, giorno dopo giorno. E oggi, già dai primi minuti di monitoraggio, abbiamo notato qualcosa di nuovo, qualcosa che non avevamo mai documentato prima in modo così chiaro. Un'anomalia in una zona alta del cratere, un punto caldo che merita attenzione e che approfondiremo più avanti nel video. Ve lo diciamo subito, non è una scoperta da sottovalutare. Prima però di entrare nel dettaglio del monitoraggio di oggi, vogliamo ricordarvi che il nostro lavoro è indipendente, quotidiano e spesso complesso. Se volete sostenerci in modo libero e volontario, trovate il nostro spazio Buy Me a Coffee in descrizione e nel commento fissato. Non è una richiesta, non è un obbligo, è un modo concreto per permetterci di continuare a volare, sostituire batterie, mantenere droni e sensori e garantire una documentazione costante su un territorio fragile, che merita attenzione continua e non sporadica. Iscrivetevi inoltre ai nostri canali YouTube e TikTok e unitevi al gruppo Facebook Solfatare News Group, uno spazio di confronto e informazione dove ogni giorno condividiamo immagini, dati e osservazioni dal campo. Oggi, dopo diversi giorni di nebbia e foschia che hanno limitato l'osservazione, finalmente il sole ha illuminato la caldera. Una giornata apparentemente tranquilla, di quelle che potrebbero far pensare a una fase di calma. Ma ai Campi Flegrei la calma visiva spesso nasconde dinamiche molto più complesse. Abbiamo alzato i nostri droni e ci siamo diretti verso la fumarola dei Pisciarelli. Dalla webcam live attiva 24 ore su 24 sul nostro canale YouTube, la zona poteva sembrare relativamente tranquilla, con emissioni contenute, complice l'aria calda e la bassa umidità. Ma l'avvicinamento racconta un'altra realtà. Da vicino, la pressione dei getti di vapore appare aumentata. Le emissioni sono più violente, il fango viene espulso con maggiore forza e le colonne di vapore risultano più dense, compatte, persistenti. Abbiamo misurato una temperatura di 99,7 gradi centigradi alla fumarola dei Pisciarelli, un valore elevato che conferma una fase di attività sostenuta. Come di consueto, mostriamo a schermo il grafico aggiornato con le temperature dei giorni scorsi, perché qui ogni dato viene confrontato e contestualizzato. Successivamente ci siamo spostati nel cratere della Solfatara e la situazione non migliora, anzi, alla fumarola Bocca Grande il degassamento è fortissimo da giorni e non accenna a diminuire. Le colonne di vapore vulcanico sono talmente dense e in pressione da impedirci l'avvicinamento diretto alle bocche fumaroliche. È una situazione che osserviamo con crescente attenzione. La temperatura rilevata oggi a Bocca Grande è di 179,2 gradi centigradi. Un valore importante, persistente, che si inserisce in una sequenza di dati elevati ormai continua. Anche qui mostriamo il grafico aggiornato, perché l'andamento nel tempo è il vero indicatore di ciò che sta accadendo sotto la superficie. Ed è a questo punto che torniamo a ciò che abbiamo accennato all'inizio. Approfittando delle condizioni meteo favorevoli, abbiamo esteso la perlustrazione alle zone più alte del cratere, aree spesso difficili da osservare in dettaglio. Il drone termico ha individuato un punto molto caldo, nascosto, in una posizione elevata, che sinceramente non avevamo mai rilevato, prima in modo così evidente. Non parliamo di una nuova fumarola nel senso classico, ma di una zona attiva che fino ad oggi era sempre sfuggita ai rilievi. Avvicinandoci, abbiamo notato con sorpresa che emette anche fumo. Un'emissione reale, non un semplice effetto termico. La temperatura misurata in questo punto è di 92,3 gradi centigradi. Tra tutte le anomalie rilevate in quota, questa è risultata la più calda, nonostante l'altezza e la posizione. Un dato insolito che apre interrogativi e che rende questa zona meritevole di ulteriori controlli. Quello che stiamo osservando in questi giorni è un quadro che richiede attenzione costante. Le temperature elevate,
la persistenza del degassamento e la comparsa di nuove anomalie termiche non sono eventi isolati, ma tasselli di un sistema che sta redistribuendo energia. È importante ricordare che ai campi Flegrei nulla avviene in modo casuale. Ogni variazione, anche quella che sembra marginale, si inserisce in un equilibrio complesso tra gas, calore e pressione sotterranea. Proprio per questo il monitoraggio continuo diventa fondamentale, perché solo osservando giorno dopo giorno è possibile distinguere una semplice fluttuazione da un segnale che merita maggiore attenzione. Ed è questo il motivo per cui continueremo a volare, a misurare e a documentare senza interruzioni, anche quando apparentemente non succede nulla, perché spesso è proprio in quei momenti che il sistema prepara i suoi cambiamenti. Questa zona verrà monitorata nuovamente nei prossimi giorni. Torneremo lì, confronteremo i dati, osserveremo l'evoluzione. Perché il nostro compito non è creare allarmismi inutili, ma nemmeno ignorare segnali che il sistema vulcanico ci sta mostrando chiaramente. Grazie per aver seguito questo video fino alla fine. Continuate a seguirci, condividete i nostri contenuti e restate informati. Qui su Solfatara News i campi Flegrei non vengono raccontati per sentito dire. Vengono osservati, misurati e mostrati ogni singolo giorno. Alla prossima ricognizione.